Ehi là, bentornati e bentornati su Broken Stories, dove parliamo di narrazioni dark e immaginifiche. Io sono Flavio Troisi e oggi vi voglio parlare dell'Eternauta, la serie a fumetti e la serie Netflix. Bene, dopo la sigla, cominciamo. Prima di proseguire vi ricordo che tutti i volumi che recensisco, in particolare questo, l'Eternauta, è acquistabile andando nella descrizione qui sotto. Con un click su Amazon lo acquistate regalando una piccola percentuale al mio canale, perché sono affiliato a Amazon e in questo modo mi aiutate a mandare avanti questo progetto di divulgazione culturale. L'Eternauta ha il suo posto fisso anche nello shop di Broken Stories, che è la mia libreria virtuale, dove metto il meglio della fantascienza, del fantasy, del weird, dell'horror, del dark e dell'immaginifico, insomma. Fateci un giro, vale la pena. Torniamo al volume. L'Eternauta è un fumetto, prima di tutto un fumetto importantissimo, famosissimo, pubblicato per la prima volta in Argentina a puntate su un settimanale, ora Cero Semanal, dal 57 al 59. I testi sono di Héctor Oesterheld, i disegni di Francisco Solano Lopez. Che cos'è? È un fumetto di fantascienza che racconta una storia molto classica, cioè un'invasione aliena. Molto semplice, solo che questa invasione aliena non avviene come al solito negli Stati Uniti, ma a Buenos Aires. Una Buenos Aires raccontata da fumettisti che ci abitavano, che la conoscevano bene, e è risaputo che nel fumetto l'Eternauta Buenos Aires vive, respira, è rappresentata con molta fedeltà, anche se naturalmente anche estrema sintesi grafica. Questo fumetto ha avuto subito un enorme successo, e per la storia, e perché è comunque pubblicato in un certo contesto sociale e politico. L'Argentina è sempre stato un paese piuttosto tumultuoso dal punto di vista politico. Si respirava comunque un'area evidentemente di pericolo imminente, di fragilità sociale e politica. E Oesterheld, che era un uomo di grande sensibilità, nonché impegnato politicamente dalla parte del comunismo, avvertiva tutto questo. E allora, invece di raccontare, di esporre le sue idee, di mettere in luce queste tensioni attraverso una storia didascalica, cosa fa? Decide di raccontare una vicenda di fantascienza, appunto classica, che racconta che cosa? L'invasione. Ma l'invasione in maniera molto originale, come probabilmente tanti spettatori hanno scoperto guardando la serie L'Eternauta, che poi commenterò tra poco. Bene, che cosa succede in questa storia? Succede che i protagonisti, in particolare il protagonista che è Juan Galvez, mi pare che si chiami, o Salvo nella traduzione che viene poi proposta, ma in ogni caso il protagonista è un uomo di famiglia, un family man, un padre di famiglia che sta giocando a carte con gli amici, quando comincia a nevicare. Ma la neve non è neve, è una sostanza che, entrando a contatto con la pelle, uccide all'istante, per cui Buenos Aires diventa un enorme cimitero a cielo aperto, in pochissimi minuti, milioni di morti. Ma questo è solo l'inizio di una storia estremamente angosciante, estremamente cupa e drammatica, che lascia ben poco spazio ben pochi spiragli alla speranza per il comune cittadino, per l'uomo comune, di sopravvivere, mentre eventi sempre più apocalittici si susseguono rivelando pericoli che sono sempre più spaventosi. L'Eternauta è una sceneggiatura perfetta per generare paura, per generare quel senso di assedio che probabilmente oggi noi lettori, noi spettatori conosciamo piuttosto bene per via di tante opere uscite. Ma nel 1957 questo tasso di drammaticità, di realismo, oserei quasi dire verismo, ma no, sarebbe errato, ma diciamo di realismo, è impressionante. Era impressionante e continua a esserlo. Questo perché oltre ai testi di Héctor Oesterheld abbiamo i disegni di Francisco Solano Lopez, che sembrano incisioni, sono estremamente, sì, accurati ma anche molto cupi, molto bui. A volte ti danno proprio l'impressione di essere stati ricavati dalla roccia più che dalla pagina.
Questa è una storia quindi di uomini comuni che fanno fronte a eventi apocalittici, drammatici, che coinvolgono improvvisamente tutta la città e gradualmente, in realtà molto di più, tutta l'Argentina e forse anche di più, eccetera, eccetera. Ora, è anche una storia, se volete, di sopravvivenza in un contesto quasi di epidemia. E ricordiamo che quelli sono anche gli anni, non ricordo se era il 57 o il 58, ma in quel periodo lì esce anche lo straordinario, seminale Io sono leggenda, I Am Legend, di Richard Matheson, che racconta una vicenda simile, un sopravvissuto a New York o comunque in America, in un mondo in cui i vampiri hanno preso possesso di tutto il mondo. Anche lì è successo qualcosa che pone l'uomo comune di fronte a eventi talmente soverchianti che, insomma, c'è ben poca speranza. L'Eternauta però è anche un fumetto politico, come vi dicevo. Ed è un fumetto che il nostro Osterheld, insieme a Solano Lopez, riprenderà poi nel 76 per scrivere un seguito, l'Eternauta 2, che è questo volume qui. Mentre l'Eternauta, la storia, diciamo, fu pubblicato in Italia in questa edizione della Euro Editoriale e poi tante altre, ma il link che vi metto presenta, diciamo, un'edizione davvero ad hoc. Ora, perché è una vicenda politica? Perché comunque appunto fiuta e racconta presagisce fondamentalmente un colpo di Stato e la presa del potere da parte dell'ultradestra, che, attenzione, è esattamente l'ultradestra che oggi nel mondo sta di nuovo prendendo corpo e spazio, dove? Per esempio in America del Nord, gli Stati Uniti, per esempio in Israele, per esempio in Argentina. Milei oggi è un ultraliberista dell'ultradestra che rispecchia comunque benissimo i valori della giunta militare di Videla, che era ultraliberista, che si rifaceva ai valori e voleva riportare in auge i valori del cattolicesimo. Badate come la religione è sempre presente in queste fogne da cui spuntano sempre questi personaggi dell'ultradestra, che si incarna sempre in forme diverse di totalitarismo o aspirante totalitarismo. Che cos'è Gaza oggi, se non la Buenos Aires dell'Eternauta? Noi guardiamo e leggiamo questa storia come se fosse una vicenda di fantascienza. No, è tutt'altro che una storia di fantascienza, è una storia di attualità. Gaza oggi è Buenos Aires, la Buenos Aires dell'Eternauta, in cui di colpo, la città è un cimitero. È un cimitero. La serie racconta tutto questo, lo fa in una maniera dilatata, perché ovviamente deve riempire, diciamo, un minutaggio molto ampio, e questo è un po' il peccato originale delle serie TV, di dover dilatare. Però badate, il fumetto, anche in origine, non era breve, anzi è molto lungo, e per certi versi ha un ritmo anche piuttosto lento, perché indugia molto nelle conversazioni, nei dialoghi. I fumetti sono anche questo, sono un medium in cui i personaggi devono parlare, devono confrontarsi o devono raccontare, e il protagonista dell'Eternauta a fumetti è anche il narratore della vicenda, per cui le didascalie riportano anche i suoi pensieri, le sue considerazioni, sempre molto amare. Le differenze nella serie TV sono ingenti, sono notevoli, è una riscrittura che mantiene alcuni punti fermi, alcuni caposaldi, naturalmente la nevicata omicida, assassina è diciamo il punto chiave, è l'elemento iconico, e quindi è
è quello che contraddistingue di più visivamente la serie, ma ci mancherebbe altro. L'attore protagonista, Riccardo Darín mi pare che si chiami, è un attore eccellente, argentino. Io vi consiglio di recuperare un'altra sua interpretazione, che è quella di Argentina 1985, un film argentino del 2022, in cui si raccontano gli eventi storici relativi al processo che fu intentato da due coraggiosissimi pubblici ministeri argentini contro Videla nell'85. La giunta era caduta già da 2 anni e aveva ceduto il potere, sfiancata dalla guerra, insomma, nelle Falkland con l'Inghilterra. L'aveva ceduto in maniera quasi così passivo-aggressiva. E l'Argentina non aveva ancora fatto i conti con la sua cronaca, la sua storia recentissima. Nel film, che vi consiglio assolutamente di vedere, si trova su Prime se non sbaglio, c'è questa storia che è angosciante ma anche molto ben raccontata, perché la giunta Videla fu un vero e proprio mattatoio dal 76 all'83, 30.000 persone scomparse, morte, desaparecidos a gogo, torture, vessazioni, abusi di ogni genere. Non si può immaginare quello che questi bastardi dell'ultradestra sono capaci di fare quando hanno mano libera. Ribadisco che noi siamo in un periodo storico in cui stanno di nuovo alzando la loro testa di serpente e ci sono luoghi nel mondo dove oggi Buenos Aires dell'Eternauta è un fatto di attualità, ok? Quindi io mi rifiuto di guardare l'Eternauta su Netflix o di rileggere l'Eternauta a fumetti come un'opera di intrattenimento, punto, anche perché è costata la vita a Hector Oesterheld, il quale nel 76, anzi nel 77, scomparve nel nulla insieme alle sue 4 figlie, perché lui era un autore, un intellettuale impegnato politicamente e per combattere la dittatura militare. Lui e 4 figlie scomparsi nel nulla. Era un uomo che aveva anche lui era un centro propulsore del fumetto argentino, che forse oggi non molti sanno essere stato una scuola del fumetto mondiale tra le più influenti, tra le più alte del medium fumetto. Oggi noi siamo ancora solo concentrati su manga e al massimo un po' di supereroi americani, ma il fumetto argentino in anni diciamo un po' meno bambineschi, è stata una scuola eccezionale di grandissimi autori, di grandissimi disegnatori e di alcuni scrittori, ma forse il principale dei quali è stato appunto Victor Oesterheld, che ha scritto per i più grandi e alcune opere incredibili. Ha scritto anche per Ugo Pratt, Sergeant Kirk, o Kirk dovrei dire. E ha scritto anche questo. Quindi guardate un po', una zecca rossa il nostro Hector Oesterheld. Quindi io mi rifiuto di farvi una recensione semplicemente sulle differenze, per dirvi se mi è piaciuta la serie. Sì, questo però è marginale. La serie mi è piaciuta, secondo me la serie funziona in particolare dal 4° al 6° episodio, sono 6 episodi molto lunghi. Naturalmente sono state introdotte tante vicende che nel fumetto non ci sono, perché il fumetto è piuttosto lineare e il fumetto, badate, è fondamentalmente una storia di guerriglia urbana, ok? Dopo il primo atto di sgomento di fronte a questa neve è tutta una guerriglia urbana a Buenos Aires, uomini comuni che si alleano, che si mettono insieme per combattere una forza enorme che è arrivata a sovvertire l'ordine e a distruggere, insomma, la libertà, la possibilità di vivere, esattamente quello che hanno fatto poi quei porci della giunta militare.
di ultradestra, ripeto, liberista, appoggiata da grandi, ampie frange della Chiesa cattolica. Bisogna dire le cose come stanno. Ora, la serie funziona, la serie sì, è una serie che comunque è anche secondo me una fonte di speranza, perché è una serie argentina ed è fatta molto bene. Se potete guardatevela in lingua, con i sottotitoli, perché così apprezzerete la qualità della recitazione notevole degli attori. Appunto vi dicevo perché rilevo che è una serie argentina sì, non è una serie statunitense, non è la solita sbobba statunitense che non mi viene neanche voglia più di recensire, non è la solita formula, è un po' diverso. Certo, c'è un po', sì, di The Last of Us o di serie appunto di assedio e sopravvivenza, un survival horror fantascienza, però comunque ha una sua qualità intrinseca che è anche quella di mettere in scena protagonisti che sono persone comuni, e per persone comuni non intendo fotomodelli che interpretano persone comuni, ma attori che hanno facce comuni, uomini e donne che ti fanno sentire parte della storia e che sono più credibili per questo, sono esseri umani comuni, ed è molto commovente sia nel fumetto, ma in particolare adesso anche insieme alle musiche, insieme all'interpretazione, insieme agli effetti speciali, è molto commovente vedere come questa umanità, prima schiacciata dagli eventi, poi trovi una forma di speranza in che cosa? In che cosa? Nel diventare una comunità, nel ritrovare i legami sociali, nell'alleanza, nell'empatia, nell'unione degli uomini. E sì, ragazzi, questa è una serie che parla di questo, fondamentalmente. Di questo parlava Hector Oesterheld. Parlava degli ultimi, dei poveri, delle persone comuni che si mettono insieme e combattono contro lo strapotere di una potenza che arriva e con la forza delle armi e se volete del denaro ottiene tutto quello che vuole. Questa è l'anima e lo spirito del Eternauta. Ultima cosa, perché si chiama l'Eternauta? Ve lo siete chiesto? Di fatto nella serie TV non c'è alcuna spiegazione. Non voglio fare spoiler, ma vi basti sapere che nel fumetto a un certo punto il nostro si troverà, insomma, a viaggiare anche oltre i confini dello spazio e del tempo, quindi nell'eternità. La storia nel fumetto viene raccontata proprio da Juan allo scrittore, allo sceneggiatore stesso, che è personaggio in qualche modo, in una cornice narrativa che poi è, appunto, è la scatola che contiene tutta questa storia incredibile. La lettura secondo me è molto consigliata e quindi ribadisco che qui c'è il link, vi consiglio di acquistarlo, costa un po' il volume, devo dirvi la verità, sui 40 euro. Però comunque stiamo parlando di un fumetto che soprattutto gli appassionati di fumetti dovrebbero conoscere, perché è incredibile come, pur essendo uscito nel fine degli anni 50, è incredibile quanto sia moderno. Oesterheld è un vulcano di idee, fa succedere tante di quelle cose, sì, con qualche ingenuità che forse è un po' da fantascienza del passato, ma veramente pochissime, perché fondamentalmente quello che gli interessa è raccontare le vicende di uomini comuni che combattono che hanno il coraggio di combattere, ma è una lotta impari, è una lotta molto drammatica, è una lotta molto molto tragica. Sono contento che questa serie venga da un paese del sud del mondo, e badate, c'è tra l'altro la serie è stata rinnovata, quindi ci sarà la seconda stagione, buona notizia. Una cosa che è stata aggiunta, secondo me in maniera quasi subdola ma molto maliziosa, ecco, furba, nella serie, è che i poli, diciamo, la polarità magnetica del pianeta si inverte, ok? Nel fumetto questo non c'è, per cui il sud diventa il nord e il nord diventa il sud. Secondo me questa è una cosa, come dire, è bello che venga dall'America del Sud
in un periodo in cui l'America del Nord, gli Stati Uniti, fondamentalmente dal punto di vista morale, politico, ma forse anche economico, si avviano a diventare il terzo mondo. Sì, perché cioè, con un ultradestro come Trump, almeno moralmente siamo proprio a livelli infimi. Il sud diventa il nord diventa il sud. Questo è l'Eternauta. L'Eternauta non è soltanto una storia di fantascienza. Guardatela, osservatela, studiatela e insomma godetevela, però con la coscienza che è stato versato il sangue